Sono più di 70 anni che Cantieri Gagliotta costruisce imbarcazioni che da sempre sono famose per le loro carene, per le loro doti marine e per l'impeccabile qualità di costruzione. Non è quindi un caso se noi di The International Yacht Media oggi siamo qui nell'incantevole Golfo di Napoli per provare la Lobster 53, l'ultima nata di questo magnifico cantiere. Seguitemi, andiamo a provarla insieme. Eccoci arrivati a bordo di questo meraviglioso Gagliotta Lobster 53. Stiamo navigando al minimo nelle acque del Golfo di Napoli che oggi sono poco mosse dal vento termico locale. Però la carena, devo dire, pur navigando al minimo non soffre quasi per nulla. Abbiamo il mare al traverso eppure non accenna a rollare, e anche il beccheggio direi che è decisamente contenuto. Navighiamo quindi al minimo, come vi ho detto, a 4,3 nodi e stiamo consumando 1,3 litri al miglio. Ma acceleriamo e portiamoci intorno ai 10 nodi, una velocità abbastanza importante quando dobbiamo effettuare piccoli trasferimenti in regime di dislocamento. 10 nodi, 1500 giri, 5,2 litri al miglio. A questa velocità la carena di Lobster 53 ci sta già dimostrando che è molto stabile. Come potete osservare, la barca non rolla nonostante il mare ci arrivi esattamente al traverso, e anche il beccheggio è davvero contenuto. Ma acceleriamo ulteriormente e cerchiamo di entrare in planata. Gagliotta Lobster 53 entra in planata quasi immediatamente fra i 12 e i 13 nodi di velocità, dopodiché la carena si distende ed accelera naturalmente senza la necessità di incrementare ulteriormente il gas. In questo momento stiamo navigando a 18 nodi a 2350 giri al minuto e il nostro consumo è pari a 7,8 litri al miglio. Di nuovo dobbiamo notare la grande stabilità di rotta di questa imbarcazione. Portiamoci però intorno ai 20 nodi, una delle velocità di crociere più classiche, per capire che tipo di performance ci può offrire questa imbarcazione. Ed eccoci arrivati a 20 nodi. Il nostro consumo attuale è pari a 7,8 litri al miglio e il nostro motore gira a 2400 giri al minuto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a questa velocità classica noi possiamo effettuare lunghi trasferimenti ad un regime veramente economico e, aggiungo, con un livello di comfort davvero notevole. Acceleriamo ulteriormente, 25 nodi, altra velocità decisamente interessante. Il nostro consumo rimane sostanzialmente invariato, qui stiamo consumando 8,4 litri al miglio, quindi leggermente inferiore, questo per via dell'ottimizzazione dei flussi sulla carena. I motori girano a 2850 giri e il comfort di navigazione rimane sempre molto alto. A spingerci oggi una coppia di IPS 700 da 550 cavalli l'uno, quindi una potenza complessiva di 1100 cavalli. Opzionalmente è possibile montare anche dei motori più potenti. Accelero ulteriormente per cercare di trovare la velocità massima di questa magnifica Lobster Boat. 27,8 nodi che raggiungiamo a 2950 giri
con un consumo che è sostanzialmente invariato, di nuovo 8,4 litri al miglio. L'equivalente in litri ora ammonta a 220 litri per ora di navigazione. Ma è arrivato il momento di vedere come se la cava il nostro Lobster 53 con una serie di virate, quindi senza rallentare da 27 nodi tutto a sinistra. E la barca si inclina, non rallenta, avremo perso sì e no un nodo, siamo ancora a 25,8. La barca si mette su una rotta circolare in completa sicurezza, ma controlliamo. Ed anche a dritta il livello di comfort e di sicurezza è davvero massimo, ma soprattutto la cosa che dobbiamo notare è la visibilità, che come potete osservare è illimitata e non crea nessun tipo di problema. Controviro di nuovo a sinistra. E Lobster 53 è anche divertente, devo dire. Ecco, adesso ho portato l'imbarcazione con il mare al giardinetto di dritta. Come potete osservare, adesso il livello di comfort è sostanzialmente massimo. A bordo non si sente un cigolio e la barca non rolla né beccheggia. Questo è principalmente dovuto all'altissimo livello di finiture e soprattutto della costruzione che Cantiere Gagliotta utilizza per le proprie imbarcazioni. Qui è davvero impossibile sentire rumorini anche navigando alla massima velocità, come ora, peraltro nel più assoluto silenzio. Con il mare al giardinetto stiamo sfiorando i 28 nodi a 2980 giri al minuto, con un consumo sempre nell'intorno degli 8,3 litri al miglio. Ma ahimè è arrivato il momento anche per noi di rientrare in porto, per cui senza rallentare, il comfort di questa imbarcazione è davvero molto alto, senza rallentare vi do appuntamento a fra poco per la visita degli interni. La visita a bordo di Lobster 53 non poteva che cominciare da questa grandissima poppa che di fatto è un'opera d'arte e di design. La plancia di poppa peraltro è grandissima e può accogliere tranquillamente tutte le attività balneari senza nessun tipo di problema. Accediamo alla dinetta interna tramite due piccolissimi gradini e qui troviamo un grande divano centrale appoggiato al capo di banda di poppa che, come potete osservare, viste le sue dimensioni, può diventare tranquillamente anche un prendisole. Sul lato sinistro dell'imbarcazione, qui alla mia sinistra, troviamo un grande divano ad L che è munito di un tavolo apribile e al quale, ovviamente utilizzando delle altre sedie, è possibile far accomodare 7-8 persone. Sul lato di dritta troviamo un mobile multifunzione che, oltre che accomodare un'altra seduta, ospita frigo, un piano di cottura ad induzione e un piano di lavoro. Davvero non male per la poppa di questo Gagliotta Lobster 53. Si accede alla prua di questo Lobster 53 tramite questi comodi e larghi passavanti, caratterizzati anche da questi bellissimi capodibanda e soprattutto resi sicuri da questi tienti bene presenti su tutta la lunghezza dell'imbarcazione. Qui troviamo anche delle bitte laterali e qui arriviamo in presenza di un enorme prendisole che può accomodare ben 4 persone. Completano il quadro di questa prua ovviamente un salpancore posto centralmente e 2 cubbie per far passare i cavi d'ormeggio. Ma è solo entrando nella
dinette nel main deck di Gagliotta Lobster 53 che possiamo renderci conto dell'altissimo livello di finitura. L'ebanisteria, i pellami e i rivestimenti sono di una qualità sovraffina. Appena entrati qui sulla mia sinistra troviamo un mobile ad L, un mobile cucina che ospita un piano cottura ad induzione, un lavello e moltissimo altro spazio di stivaggio. Qui alla mia dritta troviamo altro ulteriore piano di lavoro caratterizzato da moltissimi mobili e stippetti, oltre che da altro spazio dedicato alla refrigerazione. Alla mia sinistra un divano ad U che di nuovo, grazie all'aiuto di un tavolo ad ante apribili, può ospitare altre 6, 7, 8 persone per la cena quando fa più freddo. Ed eccoci arrivati nella Master Cabin di Lobster 53 di Cantiere Gagliotta. Qui, come potete osservare, gli spazi sono veramente molto ampi. Al centro troviamo questo grande letto centrale al quale è possibile accedere tramite camminamenti laterali. Anche il piano di calpestio qui è davvero molto abbondante. Ai lati del letto troviamo questi pensili e 2 armadi che amplificano di molto la capacità di stivaggio di questa imbarcazione. Ben 2 le VIP cabin presenti a bordo di questo yacht. Anche in questo caso le dimensioni sono notevoli, ovviamente siamo sotto il main deck, quindi le altezze sono un filo ridotto, ma comunque ben più che sufficienti. In questo caso, in entrambe le cabine, troviamo un letto king size appoggiato a murata. Anche in questo caso troviamo un grande armadio che amplifica lo spazio di stivaggio. Davvero non male per un'imbarcazione di soli 53 piedi. Se siete quindi alla ricerca di un'imbarcazione che non si limiti a navigare in modo sopraffino esattamente come fa questa, ma che sia anche costruita in modalità totalmente custom, ritagliata intorno alle vostre esigenze, allora Lobster 53 di Cantiere Gagliotta è certamente l'imbarcazione che fa per voi. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review.